Now people finally have a dream, you know, they can go to college and play football. Mas a história de Florença é através do jogador Rui Costa, que jogava com a Fiorentina de Itália. We are the Blue Sharks! Always! Capo Verde! Ci sono paesi dove il calcio è solo un gioco. E poi ci sono posti dove il calcio è tutto. Questa è la storia di Capoverde. La prima volta. A ovest delle coste del Senegal esiste un arcipelago nato dal fuoco dei vulcani. 10 isole, di cui una disabitata, formano insieme lo stato di Capoverde. Un tempo colonia portoghese, oggi questa nazione vive di poche cose, di pesca, di turismo e di calcio. Calcio che qui non è solo passione, è sogno, è identità, è via di fuga. Una squadra, figlia di una nazione di 500.000 di abitanti, ha compiuto una magnifica follia, la qualificazione nel palcoscenico più ambito ed importante di tutti, il mondiale. After my work, I go to play in the football with my brother, you know, but I like football, you know, football is my life. Yeah, football is my life. Calcio per me significa tanta cosa, capito? Per me calcio è la vita, calcio tipo ti fa dimenticare vari tipi di cose, va bene? Invece qui a Cabo Verde invece siamo un paese piccolo di meno di 500.000 di abitanti, invece siamo un paese che piace proprio il football, va bene? Invece questa conquista di prima volta di andare al mondiale è stato proprio per me una roba di un altro mondo, va bene? Es un grande placer para mí y abrir nuevas puertas para los jóvenes de Cabo Verde, ir para Europa y para otros continentes a jugar el fútbol. Abbiamo aspettato questa cosa qua per tanto tempo, ci sono tanti bimbi piccoli, tanti bimbi che giocano a calcio, tanti ragazzi che piacciono a calcio, per me calcio è più di un sport, perché qui a Cabo Verde quando c'è ragazzi così per via, se c'è una palla, loro giocano a calcio, non fanno un'altra cosa brutta. Football is all because in Cape Verde all the people like football. When we are children, when you are too old, and we play football everywhere. Che stiamo troppo felici e contenti della nostra squadra capoverdiana che sta al Coppa del Mondo, che questa è una storia che io devo raccontare, penso, per mio nipoti, che non so quando loro deve venire questo, ma... Qui a Cabo Verde il campionato funziona così, siamo 10 isole, ogni isola ha un campionato regionale, va bene? Quindi tipo facciamo come in Europa, ogni isola fa il campionato regionale, dopo facciamo il nazionale e tra le isole, va bene? Il campione delle isole di Sal, anche il campione di Boa Vista, di Praia, di San Vicente, tutti i campioni va a giocare tipo un Champions League. Il campionato ufficiale qui nasce nel 1976, nonché l'anno dell'indipendenza. Il sistema è unico, ogni isola gioca il suo campionato, 9 in totale. A fine stagione, ai campioni di ogni isola si aggiungono le seconde classificate delle zone più estese,
ossia Santiago e São Vicente, più il club che ha vinto l'edizione passata. In totale quindi 12 squadre. Ma cosa succede se chi ha vinto l'anno passato domina anche il campionato locale? Il pass viene ceduto alla seconda in classifica. Nella fase nazionale invece i club vengono divisi in 3 piccoli gironi. Si gioca in casa e fuori, volando da una costa all'altra. E solo le vincenti e l'unica miglior seconda passano il turno. Da qui semifinali e finale secca, a decidere il campione. Esiste però un ostacolo invisibile. La mancanza di mezzi, sommata alla mancanza di fondi, muta ogni semplice viaggio in una lotta continua. Il sogno di un titolo passa da una sfida silenziosa. Il primo obiettivo quindi non è fare gol, bensì giungere a destinazione. Guys, first time we go to in the Cup, World Cup, and I remember this day many people go to celebrate here in the street. And this day we are so happy. The people here with the tourist people, and and all island. Sometimes I see in my phone and I see Santiago, Santa Maria, all island we celebrated in the street, with the car, with the little boy. It's very fantastic because it's first time and it's very important for the population. Da noi, per stare nel Coppa del Mondo, già ha vinto qualcosa, già ha vinto tutto il preparazione, il paese che ha vinto tutto, perché per stare dentro della Coppa del Mondo già stiamo vinto di tutto, perché questa è l'allegria che il nostro tutto paese, il popolo capoverdiano, anche un altro paese qua, che il turista che viene qua è tutto felice per Cabo Verde. Quell'ultimo partita che ha vinto, che per stare, era una festa incredibile, c'è tutto il mondo che qua che è vestito la maglietta capoverdiana. Questo è troppo felice per noi, è troppo felice. Right? Football is not just just a sport, it's also a home. Everybody here loves it. Everybody connects with it, And when we play, we feel more connected with each other, and it's something big for us, And once we found out that we made it to the World Cup, it's like a big door opening. Huge thing, yeah. It's a big door opening for all of us, and it's something that's very touching, because here in Cape Verde we have a lot, but we don't have a lot. If you know, you know, right? Once we heard that we went to the World Cup, a lot of people cried, a lot of people felt very emotional, because we never really had something like that. It comes to you, We never really had something like that, Comes in the blood, Now people finally have a dream, they can go to college and play football, and they can make it to the World Cup also. Definitely. And they can also, they can also push themselves more, and they're more motivated now. You know what I mean? So it's something great for all of us. We're very happy about it. So I'm very happy for the first time we participate on the World Cup. So it's something unique, For me, we already winning. The dream is possible. That's why we are very, very happy. And we are the Blue Sharks, always. For us, football is special, Even we don't have big clubs in Africa, but for us it's a very special sport, because all in the street, if you go on the street, you will see kids playing around. Everybody support his club. We used to support the Portuguese club like Benfica, Porto and Sporting. They are very popular clubs for us here in Cabo Verde. But yeah, like I said, for us football is special, because all the street you will find kids playing, running after a ball, and all the street you will see, you'll hear the kids screaming goal, goal. That's why it's a very popular sport for us. Yeah. And sport is life. Very nice. Yeah. We are in team. We are the Blue Sharks. Always. Capo Verde. Yeah. The dream, the dream becomes true. Nella città di Santa Maria esiste una squadra che in qualche modo lega l'Italia a questo paese. Si chiama Florensa ed è una delle 5 squadre che gioca in questa città. Venne fondata nel 1995
E se notate, oltre al nome, anche lo stemma evoca qualcosa. Colui che ha fondato il club tifava Rui Costa, leggenda portoghese che ha militato nella Fiorentina in quegli anni. Da questa passione nasce l'idea di un club con la stessa denominazione e praticamente lo stesso identico simbolo. Non è un semplice omaggio, ma è un legame che unisce, anche se non ufficialmente, i due club e quindi i due paesi. La Florenza non ha gli stessi mezzi, ma ha sicuramente la stessa voglia. Perché in fondo la strada per i mondiali comincia dai contesti più piccoli, come appunto quello della Florenza. A Florença é uma equipa fundada por amigos que antes jogava a bola com colegas, mas a história de Florença é através do jogador Rui Costa, que jogava a Fiorentina de Itália. Então, como havia muitos deles adoravam Rui Costa, então acabaram por ir com Fiorentina, Rui Costa, depois agora vieram criar a equipa da Florença. Florença é uma equipa fundada em 27 de julho de 1995. Então, Florença conseguiu federar no ano 2014. Na segunda divisão, tiveram êxito ser campeão da segunda divisão, então acabamos por subir à Primeira Liga. 2023-24, que foi o ano de cima, então acabamos por descer à segunda divisão. Trabalhamos e conseguimos subir a equipa do Florença o ano passado. Eu, mais alguns companheiros, conseguimos subir e agora estamos na primeira divisão para lutar e para manter. A Capo Verde il mare non è solo acqua, è vita. La pesca infatti è un pilastro economico, sia per la vendita nei mercati locali, come quello del famoso pontile di Santa Maria, sia per le attività di pesca sportiva, più sviluppate a Boa Vista. Ma quando si finisce con la pesca, una cosa è certa, si gioca a calcio in spiaggia. Qui infatti pescatori e calciatori condividono lo stesso destino. Si va avanti, non si molla mai e domani andrà tutto meglio. In fondo il calcio è come la pesca, serve voglia e pazienza. E da entrambe le parti l'obiettivo è che la rete si gonfi. Van por la mañana y llegan ahora. Solo que sale más temprano, nuevamente, solo que sale más temprano. ¿A qué hora salen de aquí? A 7, 7:30, sí. Porque van más lejos por eso. Y me han dicho que aquí en Santa María hay el pescado, el mar y el fútbol. Sí, la verdad que sí. Aquí en Santa María sí. Bueno, lo que pasa es que también mucho turismo, ¿sabes? Entonces también se mueve bastante por el turismo, pero en verdad por la gente aquí sí. Es pescado y fútbol, pescado y fútbol. Soy de aquí de Cabo Verde, lo que pasa es que vivo más en España. Ah, claro. ¿Y dónde son? Barcelona. Ah, Barcelona, vale. Barcelona. Okay. Hombre, es increíble. Increíble. Porque hay muchos países todavía que no han llegado y nosotros hemos llegado. Es algo bastante increíble por fin haber llegado. Esperamos en un gol. Hombre, eso espero por lo menos. Cerrar un gol ahí en el Mundial y todo, eso espero, a ver. Sea bastante emocionante, la verdad que sí. ¿Sabes? 13 ottobre 2025. Siamo allo Stadio Nazionale, nella capitale. Il clima è teso, l'attesa è infinita. Tutta la nazione si ferma. La sfida è contro gli Eswatini, l'ultimo ostacolo. Siamo a un passo dalla qualificazione. Il primo tempo dice poco o nulla, ma nel secondo invece cambia qualcosa. Yannick Semedo's ball in, it might just fall and they've got the goal. Livramento is there. Angola. Cross swung in, header at the back post, and it's been turned in from close range again. It's another goal for Cape Verde. Siren Praia, Moreira looking to thread it through. This might be a chance for number 3. It's a good save by the goalkeeper, but it might be forced in. It is. That's just amazing. Like honestly, I can't explain. It's just a lot of emotion right now. We're in the World Cup. That's crazy. Yeah. Quel giorno che abbiamo giocato contro Eswatini, cioè io avevo il lavoro al pomeriggio qui in spiaggia, però volevo tanto vedere la partita.
è iniziata, era ancora a casa, però mezz'oretta prima sono venuta subito a lavorare. Quando sono arrivata qua c'era la mia collega che mi diceva: ma Yara, andiamo a lavorare, andiamo a giocare a pallone. Ho detto no, io volevo vedere la partita. Quando abbiamo fatto il primo gol sono andato subito al bar a prendere una birra. Abbiamo aspettato questa cosa qua per tanto tempo. Dopo abbiamo fatto il secondo gol, il 3 gol. Io volevo tanto andare a Santa Maria a fare festa con gli altri capoverdiani, però dovevo aspettare l'ora di uscire. Alle 6 era già lì a Santa Maria, che aveva una festa grande, enorme, di tutti i capoverdiani, di tutti quanti. Io ancora una settimana dopo ero ancora un po' emozionata, perché era una cosa che abbiamo aspettato per tanto tempo. Sai, quanti capoverdiani sono che adesso stanno morti, ma che volevano vedere Capo Verde mondiale. C'è una cosa storica per noi. Che è un sogno che è di tutto il paese, e noi adesso stiamo tutto dentro di quel sogno, che possiamo vedere Capo Verde, tutte le persone del mondo intero ora parla di Capo Verde, di football, perché siamo un piccolo paese ma il cuore è grandissimo. Non è tutti chi piace calcio, ma la maggioranza, magari il 75%, sì, giocano a calcio. Cioè il mio zio ha giocato a calcio, è andato a Portogallo, ha giocato a Portogallo. Cioè, adesso è qua ma è felice. C'era anche Nani, che è capoverdiano, che ha giocato alla squadra portoghese. Era qua con noi 5 mesi fa a giocare qui in spiaggia. Cioè, calcio non è una cosa che tu fai solo per il lavoro, è una cosa che fai perché piace. Questo è bello, a me mi piace. Però io ho giocato poco a calcio, tanto tempo fa, quando ero più piccoli, adesso non gioco più, ma mi piace vedere gente a giocare. Perfetto. Mio cuore, Ma l'ultima cosa che mi hai detto di Nani, giusto? Sì. Nani, il giocatore che ha giocato in Portogallo, Sì. è Capoverdiano, è da nostra isola, San Vicente. Era qui con noi, io ce l'ho anche in video che era qui con noi a giocare con Steven e tutti. Sì, qua, clienti italiani erano tutti qua, che nessuno hai visto. Io stavo seduto con un gruppo, ho detto a loro così: conoscete Nani? E un ragazzo mi ha detto: Nani, quello che hai giocato a calcio a Portogallo? Ho detto sì, e lui ha detto sì, quasi tutti lo conosci. Ho detto: guarda che c'è lui a giocare calcio lì in spiaggia. Cioè, tutti hanno fatto così e tutti sono alzati qua a vedere, a fare foto, video, perché nessuno lo sapeva che Nani era capoverdiano. grande chicca questa. Dopo aver ascoltato le testimonianze di queste persone, ciò che ho capito è che in qualche modo loro il mondiale l'hanno già vinto. Non per la coppa, non per il punteggio, ma per aver trasformato il popolo in una sola voce. Per aver dimostrato che il calcio, quando nasce dal cuore e non dai soldi, non si gioca solo per vincere, ma per esistere. E quando la nazionale esordirà al mondiale, non sarà solo un passo nella storia, sarà la prova che i sogni non chiedono permesso per diventare realtà. Capo Verde non va ai mondiali per conquistare il mondo, va per insegnare al mondo che delle volte basta crederci.